Ciao a tutti amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le energie affettive per la prima metà di gennaio 2023 per il leone e abbiamo la carta dell'imperatore, ragazzi, per la prima lettura dell'anno. Vi ricordo che è una lettura generica sugli affetti, quindi può riguardare la famiglia piuttosto che gli amici, piuttosto che le relazioni di coppia, ok? Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Ma con l'imperatore, ragazzi, qui si parla di stabilità, si parla di concretezza, si parla di mettere le basi e per qualcuno può anche fare riferimento magari a un padre o sì, diciamo una figura piuttosto saggia della vostra famiglia, ecco. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. E sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete scritta qui e ci sono anche i link alle previsioni per il 2024. Bene, andiamo a vedere le energie per il leone. Partiamo con una ruota della fortuna. Abbiamo una regina di coppa al contrario, un 5 di bastoni, un 4 di coppe, il giudizio, 2 di bastoni, qui abbiamo l'imperatrice, gli amanti e il fante di spade. Allora ragazzi, devo dire che avete tanti arcani maggiori, perché comunque avete la ruota della fortuna, il giudizio, gli amanti, l'imperatrice. Allora, procediamo con ordine. Partiamo da questa ruota della fortuna. Qui ho come la sensazione che inizierete l'anno o con un cambio ciclo o che stiate arrivando da un cambiamento che avete già fatto. Sta di fatto che la ruota della fortuna parla di un dono, qualche tipo di evento fortunato o possibilità o sì, anche vincite di denaro per qualcuno, qualche aiuto inaspettato che in qualche modo arriva e cambia la vostra situazione. Fa anche riferimento, soprattutto vedendo anche il giudizio qui, come alla fine di un ciclo karmico, mi verrebbe da dire. La regina di coppa al contrario, allora, se rappresenta voi, ehm, devo dire che ho come l'idea che qui ci sia una sorta di scossa di assestamento per questo cambio della ruota della fortuna, che potrebbe un attimino farvi venire dei dubbi, potrebbe destabilizzarvi, potrebbe far andare su e giù le emozioni. Però potrebbe anche essere la persona di interesse o comunque una persona vicino a voi. Adesso poi andiamo a spiegarlo meglio con i mini tarocchi. Anzi, lo spieghiamo subito con i mini tarocchi. 4 di bastoni, diavolo e giudizio. Wow, è proprio un momento karmico, ragazzi, eh. Tenete presente che il 4 di bastoni fa anche riferimento alle anime gemelle. È un 11-11, se vedete come è disegnato, rappresenta le due stecche sono 1-1-1-1, quindi è la carta. E qui avete anche diavolo e giudizio. Allora, qui si può trattare o di una relazione o di una situazione di tipo karmico, karmico negativo, diciamo così, perché abbiamo il diavolo. È come se ci fosse una sorta di risveglio da una certa tossicità, da un torpore, anche da una zona di comfort, mi verrebbe da dire,
Cambia, ragazzi, la vostra idea di stabilità, la vostra idea di sicurezza, la vostra idea anche di schiavitù, perché con la carta del diavolo si parla di qualche cosa che schiavizza. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un 3 di coppe e un 10 di spade. Per qualcuno si fa riferimento a una relazione a 3, che con il 10 di spade giunge alla fine. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Tre di spade, ragazzi, e eremita. Allora, se per caso siete in una relazione a 3 e pensate che sia meglio avere poco piuttosto che niente, ecco, qui si tratta di come l'idea che abbiate paura di soffrire di solitudine o cose di questo genere, però diciamo che non è forse il giusto motivo per frequentare qualcuno, cioè la solitudine si combatte, che brutta cosa, la solitudine si riempie, si colma, si compensa con un libro, con gli amici, con magari un video su YouTube, cioè ci sono tanti modi di far fronte alla solitudine, però sento che per qualcuno è un gruppo piccolo, però per qualcuno risuona così, come questa lotta interna del lascio, cambio. Può anche essere che ci sia stata una conoscenza che appare essere l'anima gemella. Vi dico appare perché c'è questo diavolo, quindi è più facile che sia un'anima karmica. Che poi anche le anime gemelle sono anime karmiche, però comunque diciamo che per convenzione, nel gergo comune, le anime karmiche sono, cioè scusate, le relazioni karmiche, per relazioni karmiche si intende quella che fa soffrire, che fa crescere attraverso la sofferenza, mentre la relazione con le anime gemelle è una relazione che fa crescere in luce. Però tecnicamente tutte e due sono relazioni karmiche, ok? Perché sono scritte, sono questioni di karma. Allora, andiamo a vedere il 4 di coppe. Imperatrice, Papa, 5 di coppe e 5 di pentacoli. E qui abbiamo un 4 di coppe. Ragazzi, ho come la sensazione che qualcuno qui o rifiuta un qualche cosa di ufficiale, perché potreste anche essere voi che avete cercato insomma questa relazione a 3 o che siete finiti in questa relazione a 3 e a voi vada bene così, però ripeto un po' la sensazione che vi accontentiate, cioè per paura di rimanere soli, per paura di non avere niente, state in questa relazione o in questa situazione. Però qui il punto è che manca l'espansione rimanendo qui. Ci sono comunque 2 5, c'è sia il 5 di pentacoli che il 5 di coppe. Sono due carte comunque di carenza. Mi viene da dire che c'è una carenza di prosperità, una carenza di amorevolezza, una carenza di anche spiritualità per qualcuno, magari di connessione con qualche guida. Per qualcuno fa riferimento alla famiglia, ragazzi, perché qui ho l'imperatrice e il papa, quindi qui parla di gravidanza, di gestazione, qui si parla di matrimonio, quindi può anche essere che qualcuno, insomma, patisca questa situazione e vorrebbe di più. Per quello le cose che mancano qui sono il contratto scritto e l'appagamento emotivo. Scusate così, coppe con l'imperatrice e pentacoli con il papa. Andiamo o anche il contrario, vabbè, vedete voi come vi risuona di più. Andiamo a vedere il giudizio.
Allora abbiamo la temperanza, un 4 di pentacoli e un cavaliere di coppe. È come se nella seconda parte della lettura ci fosse una presa di consapevolezza che vi porta alla guarigione. Vi ricordo che la carta del giudizio è la carta della rinascita. Probabilmente qui avete come un'avvisaglia a inizio anno e nella seconda settimana di gennaio è qualcosa di più. Vi dirò. C'è anche questo cavaliere di coppe, quindi se siete single ci potrebbe essere una persona nuova che si avvicina. Fate attenzione all'attaccamento, vi dico così anche perché c'è un 2 di bastoni, quindi ci potrebbe essere una persona, diciamo, vecchia e una persona nuova ed esserci questa sorta di indecisione. Rivediamo comunque qui la carta dell'imperatrice, che ce l'avevamo anche qui in centro lettura. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Imperatore e 8 di bastoni, ragazzi. Qui c'è da comunicare la propria posizione. Guardate, siccome anche qui ho la regina, l'imperatrice al contrario, per qualcuno quello che c'è da comunicare è il fatto che non si vuole costruire una famiglia, che non si vuole andare a convivere, che non si vuole niente di ufficiale. Magari è quello che vi ci vuole in questo momento, diciamo la leggerezza, il gioco, insomma. Però vi dico, se qui uscite da una relazione a 3, qui entra una persona nuova. Ho come la sensazione che siate molto sul chi va là, molto sull'attenti, che vi proteggiate parecchio. Vi dirò, con la carta del giudizio potrebbe anche essere una persona che ritorna dal passato. Ovviamente se non volete persone dal passato, siete sempre liberi di dire no, non ti accetto più nella mia vita, però ho come l'idea che per qualcuno potrebbe essere una persona che non vedete da molto tempo. Voglio andare a vedere questa imperatrice. Re di bastoni e fante di bastoni. Guardate, ho questa sensazione, se state frequentando una persona che ha già figli, uomo o donna che sia, non importa, ho come la sensazione che qualcuno abbia paura di essere coinvolto in quello che è la gestione familiare, ma che voi in realtà non lo vogliate. Cioè, nel senso, vi va bene magari frequentare questa persona, ma non farvi carico delle responsabilità, magari dei suoi figli, dei suoi animali domestici, insomma. Potrebbe anche esserci una cosa per lo stile, eh. Vi dico, qui avete anche gli amanti al contrario e il fante di denari. Ho come la sensazione che abbiate bisogno di darvi più valore. Sì, va bene mettere i paletti, mettere, come dire, far presente all'altro quali sono i vostri punti fermi, però fate attenzione perché avete anche la carta degli amanti al contrario. Qui ci potrebbe essere un po' di carenza a livello di amor proprio, soprattutto se arrivate da una relazione a 3. Di solito chi si infila nelle relazioni a 3 perché non ha molto amor proprio o ne ha poco. Sì, insomma, una persona con un sano amor proprio non si mette in una relazione, diciamo, clandestina, ok? Perché sa che non può dare quello di cui la persona ha bisogno. Allora, andiamo a vedere un angelo, vediamo che cosa hanno da dirvi. Angeli del cuore. Ritirarsi, è tempo di staccarsi dal mondo. Guardate ragazzi, in realtà non è che vedo tanto i viaggi, però sì che c'è questa proposta, questa conoscenza nuova. Può essere anche solo un progetto che magari vi propongono. Potrebbe essere un progetto artistico. Però è come... Allora, in questa rappresentazione specifica fa vedere due persone vestite
in abiti da nozze, no? E anche qui abbiamo il Papa. Però probabilmente avete bisogno di fare un fine settimana piuttosto che, non lo so, un momento. Questo vale anche se fosse un padre, l'imperatore per voi. Nel senso che è come se vi dicessero che avete bisogno di ritrovare l'intimità in questa situazione o con questa persona proprio. Mm? Una comunicazione che venga dall'interno. Vi dirò, qui avete un bel cambio all'inizio dell'anno e fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli. Carta numero 18. Oh, ma che bella carta, ragazzi. Allora, innanzitutto devo dire, anche qui avevamo, no scusate, il 2 di bastoni, re di bastoni, cavaliere di bastoni, fatemi vedere quanti altri bastoni ci sono. C'è un altro qui, un altro qui, perché sento tanto fuoco comunque. Ci sono anche altri segni, ma come se, non lo so, sentissi più fuoco, diciamo verso la fine del periodo. Parla di intenzioni, ok? Quindi quando si fa il lavoro di manifestazione, quando si fa anche il lavoro di comunicare, quando comunicate agli altri, comunicate le vostre intenzioni. State frequentando una persona nuova, magari non ve la sentite tanto di correre, non sapete se nella vostra vita in generale volete mettere su famiglia. Parlate chiaro, in modo che l'altro non possa dire non ho capito, l'hai dato per scontato. Poi parla di telefonate e qui lo vediamo con la carta del giudizio, parla di forza e anche di rilasciare. Andiamo a vedere ancora una fatina. E volata. Questa carta mi piace un sacco. Scusate, la recupero. Rispetto, ed è una carta che parla di amor proprio. Perché? Perché la fatina si sta prendendo un bagno, sta prendendo, scusate, sta facendo un bagno. In spagnolo è tomar un bagno, prendere un bagno. E si sta semplicemente coccolando, dedicando del tempo, amando, stando con se stessa. Si sta rispettando. Mm. Amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete condividere, iscrivervi o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!